Ti sei mai chiesto com'è studiare in Asia per una business school francese? Oggi ti racconto la mia esperienza al campus di Singapore dell'ESSEC Business School. Ciao, sono Massimiliano Maiore, laureato in economia aziendale alla Bocconi e attualmente studente del primo anno di Master in International Management nel double degree tra Bocconi e ESSEC Business School. Partiamo dal campus. In realtà il campus non è molto grande perché è appunto il campus secondario di ESSEC, che è un'università principalmente francese che ha la sede principale a Cergy. E quindi questo grande palazzo con 5 piani dove c'è una mensa all'ultimo piano, la biblioteca al quarto piano e per il resto tutte tavoli per studiare e aule, quindi diverso probabilmente dai campus di altre università molto grandi. Nonostante questo, il vantaggio probabilmente è che dà quasi una parvenza quasi di conoscere tutti, cioè dopo poche settimane i volti che vedi in giro sono sempre gli stessi, quindi dà quasi un senso di casa e di familiarità, se vogliamo. Tanto ovviamente poi mancano tutti i benefici di un campus più grande, come magari le infrastrutture sportive, le aule studio più grandi e tutti i vantaggi che un campus più grande può invece fornire. Un altro limite dato probabilmente dal fatto che si tratta di un campus più piccolo e di un campus secondario sono le extracurricular activities. È vero che ci sono una serie di associazioni, però non sembra abbiano troppa rilevanza, anche se alcune associazioni, soprattutto per i ragazzi del bachelor, sono molto attive e gli eventi sono limitati. Io per esempio sono stato a 2 eventi, uno che parlava dell'impatto dei dazi di Trump e poi abbiamo anche avuto l'opportunità di incontrare l'ambasciatore italiano a Singapore, quindi quello è stato molto interessante, ma sicuramente il numero di eventi rispetto a quelli che ci sono a ESSEC centrale o anche quelli che ci sono alla Bocconi è molto limitato, anche a causa della lontananza e del fatto che il campus sia comunque molto piccolo. Partiamo innanzitutto da un overview dei corsi che ho seguito qui. Strategic Management, che è un corso di strategia aziendale, e People and Organization, che è un corso che invece si concentra più sulla motivazione, la leadership, la gestione del team e tutti i vari problemi che possono mettere in difficoltà la gestione di un team, quindi più da un punto di vista psicologico. Business Law, che è diritto commerciale però visto da una prospettiva internazionale, quindi dei vari principi generali che valgono più o meno in tutti gli ordinamenti, che sia di common law o che sia di civil law. Asian Culture and Society, che è molto interessante perché ti fa capire più o meno quanto sia diverso questo mondo, le varie culture asiatiche tra di loro e le culture asiatiche comparate con la cultura europea. Digital marketing, che è molto interessante perché vedi effettivamente proprio tocchi con mano come funziona una campagna di Google Ads, una campagna di Facebook Ads, quindi le campagne e strategie di marketing digitale. Business Economics e microeconomia principalmente. Il corso di International Management è un corso che ripropone tante materie della triennale, spesso in chiave diversa, quindi in qualche modo ho la possibilità di fare un confronto diretto tra quello che abbiamo visto quello che ho visto in triennale e quello che invece poi ho visto qui. Qui ho notato un approccio che è molto più pratico, molto più improntato principalmente a fare dei lavori di gruppo o dei piccoli progetti o dei piccoli assignment o un quiz a lezione giusto per vedere chi sta seguendo e chi invece non sta seguendo, e l'esame tendenzialmente ha un peso molto minore sul voto finale. Un'altra cosa da tenere in considerazione qui è pieno, come conseguenza del fatto che ci sono tanti lavori di gruppo, tanti assignment individuali o piccoli task, ci sono tantissime presentazioni, che è una cosa molto utile perché davvero nell'ultima settimana mi è capitato di presentare 2 o 3 volte davanti alla classe, che è utile perché si impara a presentare in inglese, quindi in un'altra lingua, davanti ad altra gente. Per esempio ci sono stati una serie di nuovi metodi di valutazione e di insegnamento che non ho mai visto. Per esempio in strategia abbiamo fatto un dibattito su un tema, un dibattito a squadre, quindi quello è stato molto interessante perché comunque testa la tua capacità di informarti su un argomento di attualità e difendere la tua opinione. L'opinione in realtà era stata decisa, cioè alcuni dovevano essere for the motion, altri against the motion, però è molto interessante perché devi cercare di sviluppare degli argomenti a favore della tesi che stai cercando di sostenere e quello è un qualcosa di utile indipendentemente poi dal lavoro che andrai a fare. Un'altra cosa interessante è stato sono per esempio questi mini presentazioni che nel corso di digital marketing dobbiamo sviluppare, cioè la professoressa insegna qualcosa, spiega qualcosa, poi dice ok, avete 20 minuti per creare in gruppo una presentazione su questo tema qua, su questo business case e poi presentarla subito alla classe. Quello è molto interessante, si perde un po' probabilmente la qualità del lavoro in sé, però ti insegna comunque a presentare magari un lavoro che ancora non è finito, che ancora non è perfetto e cercare in qualche modo, unendo quello che hai visto a quello che ti ha appena spiegato la professoressa, ad arrivare ad un risultato che comunque sia, non dico perfetto, ma quantomeno accettabile.
Poi abbiamo fatto un'esperienza super figa nel corso di Strategic Management, dove ci hanno dato dei visori, e questi visori di realtà virtuale ci facevano sedere come se fossimo dei consulenti nei board di due aziende che stavano andando incontro a un processo di M&A, sia da parte dell'azienda acquirente che da parte dell'azienda acquistata. Quindi sicuramente un approccio molto più pratico, molto più di soft skills piuttosto che hard skills, che però probabilmente in alcuni casi pecca di quel fondamento teorico che invece magari, quantomeno nella mia esperienza alla Bocconi, è sempre presente ed è spesso anche fondamentale. Cioè, se io non avessi avuto probabilmente il fondamento dato dalla mia triennale, da alcuni corsi che avevo già seguito alla Bocconi, probabilmente questi corsi da soli secondo me non riescono a darti una comprensione più o meno completa dei vari argomenti trattati, con l'eccezione di business economics, che invece è comunque stato molto quantitativo e molto basato sugli esercizi. Questa è in breve la mia esperienza a Singapore al campus di SEC, un'esperienza particolare ma che sicuramente mi ha insegnato tante cose. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al canale e vai a vedere il mio altro video dove parlo invece delle lezioni più importanti che ho imparato dalla mia triennale in economia aziendale alla Bocconi.